tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Stamattina siamo di spesa, andiamo al supermercato, così approfitto per farvi vedere 3 o 4 prodotti da inserire se volete creare una dispensa prepper, se volete farvi la vostra piccola riserva. Questo è soltanto un video indicativo, ovviamente non è un video per esperti di prepper, perché queste cose ovviamente già le sanno, e per chi inizia e non sa come iniziare, quindi vi do un piccolo spunto su come iniziare e farvi la vostra piccola riserva. Bene ragazzi, però prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video. Bene raga, a questo video seguirà quello poi definitivo sul prepping, cioè l'episodio 3. Non so se avete già visto l'episodio 1 e l'episodio 2. L'episodio 1 riguarda il bushcraft e l'episodio 2 riguarda il survival. Questo che uscirà, il video che uscirà dopo di questo qui, parlerà appunto di prepping. Quindi per non perdervelo iscrivetevi e attivate la campanellina. Bene raga, io intanto faccio strada e ci vediamo al supermercato. A dopo. Bene ragazzi, iniziamo dalla cosa più ovvia, cioè l'acqua. Possiamo avere un supermercato in casa, ma se non abbiamo l'acqua non andiamo lontani. Come ci insegna la regola del 3 minuti senza aria, 3 giorni senza acqua. Quindi, prima cosa da mettere in casa come riserva è appunto l'acqua. Quanta acqua ci serve? Mettiamo più o meno da 2,5 litri, 3 a persona al giorno. Dobbiamo anche distinguere fra acqua potabile e acqua tecnica, però queste cose le approfondiamo nell'altro video, quello dedicato al prepping, che uscirà dopo di questo video. Quello che vi posso consigliare io è: ogni volta che andate al supermercato comprate una cassa d'acqua in più e la mettete da parte come riserva d'acqua. Bene, abbiamo visto l'acqua. Il primo alimento di cui dobbiamo andare a fare riserva è i cereali, quindi che siano pasta o che siano riso. I valori nutrizionali più o meno si equivalgono. Ovviamente la pasta contiene glutine mentre il riso non contiene glutine, quindi per gli intolleranti opteranno per il riso. La cosa negativa di questi alimenti, se possiamo dire che è negativa, è che per la preparazione occorre molta acqua e occorre anche molta energia per andarla a preparare, che sia gas o altro, perché hanno dei tempi di cottura abbastanza lunghi. Quindi quello che io trovo ottimissima alternativa può essere il couscous, che con pochissima acqua e pochissima energia riuscite a preparare un couscous che ha gli stessi valori nutrizionali di pasta e riso. Aspetta, prima di continuare però, ricordati di farmi sapere giù nei commenti, tu nella tua riserva prepper, che cibi hai prediletto? Come è composta la tua riserva? Bene, sono veramente curioso di saperlo, sia io che gli altri, quindi scrivilo giù nei commenti e faccelo sapere. Continuiamo con il video. Bene raga, abbiamo visto perciò i cereali. Dobbiamo andare appunto a condire, quindi la prima cosa che viene in mente, la cosa che viene più facile da acquistare, sono i sughi pronti. Anche qui ragazzi, occhio alle scadenze, mettete sempre avanti quelli che scadono prima e dietro quelli che scadono dopo e li andate a consumare a rotazione e rimpiazzare sempre con prodotti più nuovi per avere sempre quel numero di barattoli che vi servono per la vostra riserva. Bene raga, ma non ci sono solo i sughi pronti, servono anche fibre e proteine. Perché? Per quanto riguarda i cereali, hanno una catena aminoacidica non completa, quindi non hanno gli 11 aminoacidi essenziali per la sintesi proteica.
quindi per preservare, diciamo, la vostra massa magra, i vostri muscoli, come potrebbe fare per esempio se mangiate carne, se mangiate pesce, che hanno una catena aminoacidica completa. Ora, questo è un po' un pippone che vi faccio, però cerco di sintetizzare veloce, cerco di semplificare per non rendere il video troppo lungo. Quindi i cereali hanno delle proteine non complete e i legumi, quindi l'altro alimento da acquistare sono i legumi, che siano ceci, che siano fagioli, che siano lenticchie, perché hanno anche loro delle proteine con degli aminoacidi diversi da quelli dei cereali. Quindi se li andate a combinare insieme, che mi viene da pensare ad esempio riso e fagioli, ok? Riso e fagioli, uniamo le proteine del riso, le proteine dei fagioli insieme, hanno gli aminoacidi essenziali per la sintesi proteica, come se mangiasse perciò più o meno la carne o il pesce, ok? Quindi questo è molto importante. Ricordatevi perciò di abbinare i cereali con dei legumi che, oltre ad avere le proteine, hanno anche le fibre, che sono molto importanti. Bene, ma ora passiamo alle proteine vere e proprie, cioè quelle complete, cioè quelle di derivazione animale, che sia carne o sia pesce. Quindi per il pesce, diciamo, è molto semplice, perché di solito si va a finire sempre lì, sempre sul tonno. Però attenzione, perché il tonno non potete mangiarlo tutti i giorni, perché la carne del tonno contiene delle alte percentuali di metalli pesanti, fra cui il mercurio, che questo si va ad accumulare poi nel vostro organismo. Quindi va bene mangiarlo sì, ma 1-2 volte a settimana al massimo. Poi ci sarebbe anche la carne scatola, come può essere la Simmental, che sì, anche quella ha le proteine, diciamo sono animali, quindi le proteine complete, ha sì anche la gelatina, che comunque sono dei liquidi, però attenzione, perché contengono una quantità di sale sproporzionata, quindi anche quelle non potete andarle a mangiare tutti i giorni, perché altrimenti va bene che mangiate, però vi distruggete la salute. Io spesso opto per lo sgombro in scatola. A me piace molto quello grigliato, però c'è anche quello in olio d'oliva, c'è quello al naturale, scegliete voi quello che vi piace di più. Già lì la cosa cambia, in quanto non ha lo stesso quantità di metalli pesanti come il tonno, in quanto il tonno è un pesce molto grande che vive molto a lungo, quindi ha tanto tempo per accumulare metalli pesanti e anche microplastiche, a differenza dello sgombro, che ha una vita molto più breve, è molto più piccolo di dimensioni e contiene in più anche omega 3, che non sono da sottovalutare, sono anche queste molto importanti. Quindi io opto per lo sgombro. Bene ragazzi, un altro alimento che potreste inserire, che però non ha una conservazione così lunga come lo possono avere quelli che vi ho fatto appena vedere, potrebbe essere il latte. Lì siamo, il latte ha lunga conservazione ovviamente, lì però questa lunga conservazione è sempre di 2 massimo 3 mesi da quando lo acquistate, quindi anche lì dipende l'emergenza. Noi se parliamo di un'emergenza di 10-15 giorni, comunque va benissimo. Bene ragazzi, questa era solo una pillola di qualche prodotto che potete acquistare per iniziare a creare la vostra piccola dispensa. Ogni volta che andate al supermercato comprate un po' di questa roba, un po' in più di questa roba, e la mettete da parte e vi fate la vostra bella dispensa. Fate il calcolo se siete una persona, 2 persone, una famiglia intera. Ovviamente le quantità cambiano notevolmente, cambiano anche i gusti, perché quello che vi ho detto io non è detto che piaccia specialmente ai bambini, quindi lì dovete andarvi a inventare voi cosa comprare per andare a soddisfare le loro esigenze alimentari. Poi magari ci facciamo un video anche su questo per approfondire. Bene ragazzi, fra qualche giorno, perciò vi ho detto, uscirà il video dedicato al prepping, quindi andatelo a vedere, che lì ci saranno cose molto più dettagliate. Ovviamente sono video non per chi già mastica l'argomento, perché sono cose che chi è prepper già sa, però per chi si appronta a questo tipo di disciplina, chiamiamola disciplina, può essere un valido aiuto per iniziare. Poi da lì avrete gli spunti per approfondire. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, spero che mettiate un like, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace. Bene ragazzi, per questo video credo che sia tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!